Ciao a tutti e bentornati nella seconda stagione di My Book List, la rubrica dove vi consiglio libri che mi sono piaciuti o che ho trovato interessanti. Io sono Oriana, come al solito, e oggi ricominciamo con un libro a cui sono particolarmente affezionata perché è uno dei primi libri che mi ricordo di aver letto nella mia vita. Si tratta del Giardino segreto di Frances Burnett. La trama di questo libro penso sia abbastanza conosciuta, ma ve la rinfrescherò comunque. Mary è una ragazzina rimasta orfana. I suoi genitori infatti sono morti in India per colpa di un'epidemia di colera ed è costretta a tornare in Inghilterra per andare a vivere insieme a suo zio. Il suo zio vive in una grande villa. Ben presto però Mary scopre che suo zio è una persona molto chiusa ed è molto difficile riuscire ad entrare in contatto con lui. Per cui si ritrova a passare molto tempo da sola dentro questa villa. Scopre infatti una notte una chiave. La chiave apre un giardino che diventerà un luogo in cui Mary andrà molto spesso, in esplorazione o semplicemente per stare da sola con se stessa e con i suoi pensieri. Nel frattempo in casa scoprirà anche l'esistenza di un altro personaggio molto importante nella storia, ovvero suo cugino, che vive costantemente in una sola stanza, è tenuto lì da suo zio, perché suo zio ha molta paura che il bambino, secondo lui di salute cagionevole, possa morire da un momento all'altro. Non vi dico di più, se non avete mai letto questo libro vi lascerò un po' di suspense così potete scoprire la trama da soli. Come avrete probabilmente capito, il tema principale di questo libro è il lutto. Da una parte il lutto di Mary che tenterà piano piano di elaborare il lutto della madre, con la quale non è mai riuscita a entrare veramente in contatto, da cui non si è mai sentita amata, proprio perché anche la madre, come lei, in gioventù aveva subito un lutto, ovvero la morte di sua sorella. Quindi abbiamo da una parte l'elaborazione del lutto da parte di Mary, quindi di una bambina, e dall'altra parte l'elaborazione del lutto da parte di suo zio. Il giardino segreto diventerà quindi un luogo in cui Mary, insieme al cugino e insieme anche a un terzo personaggio che diventerà loro amico, il figlio di una servitrice all'interno della villa, diventerà il luogo di sfogo, un riparo per questi tre ragazzi che si troveranno a elaborare tutte le loro emozioni all'interno di questo giardino, che diventa una sorta di giardino magico, tra mille virgolette perché non c'è nessun elemento magico in questo libro, ma che serve ad aiutarli a esprimersi, a riuscire a ritrovarsi, a elaborare le varie memorie che sono nascoste nel giardino, fino a riuscire a ricomporre i vari legami familiari che si sono un po' rotti come un puzzle. Come dicevo, di questo libro sono stati fatti tantissimi film, ne esiste un film degli anni 80, ce n'è un altro degli anni 90. E poi ne è stato fatto uno nel 2020 che si trova su Amazon Prime con protagonista Colin Firth nei panni dello zio. Se avete letto questo libro fatemelo sapere, ditemi se vi è piaciuto e soprattutto fatemi sapere se avete visto i film, quali avete visto. Fatemi anche sapere qual era il vostro libro preferito dell'infanzia. E nulla, noi ci vediamo sempre qui in questa rubrica al prossimo video. Ciao!